Siamo in località Sindec, in Trentino, a 1097 metri di quota, nei pressi del bar-ristorante Sindec. Oggi ci aspetta un bel giro d'anello che tocca delle cime più panoramiche del gruppo della Vigolana, il Becco di Filadonna e il Cornetto di Folgaria. Partiamo con una giornata meravigliosa, cielo terso, il meteo promette sole tutto il giorno, quindi condizioni perfette. Ora iniziamo la camminata, quindi si inizia a salire seguendo il sentiero 442 direzione Rifugio Casarotta. Tempo all'incirca 1 ora e 20. Ragazzi, il sentiero sale proprio deciso nel bosco e si guadagna quota con una pendenza costante. Ultimo sforzo, il rifugio Casarotta è vicino! Abbiamo percorso circa 500 metri di slivello e abbiamo raggiunto il rifugio Casarotta, la nostra prima meta. Il rifugio è della SAT, Società Alpinisti Tridentini, ed è un punto di sosta classico per chi vuole proseguire verso le meravigliose cime della Vigolana. Evviva! Dopo la sosta caffè riprendiamo il segnavia 442 direzione Becco di Filadonna. Stiamo per terminare le zette per arrivare alla Forcellina Bus delle Zole e nella faticosa salita siamo accompagnati da una bella vista sull'altipiano di Folgaria. Arrivati al Bus delle Zole, siamo a 2070 metri, il panorama si amplia e adesso continuiamo per raggiungere la vetta, il Becco di Filadonna. Siamo in vetta al Becco di Filadonna, a quota 2150 metri, la cima più alta del massiccio della Vigolana. Il panorama da quassù ripaga ogni passo fatto per arrivare in vetta. Uno spettacolo a 360 gradi.
Ad est l'altopiano di Folgaria, a sud-est i monti Pasubio e Carega, a sud Rovereto con alle spalle il Monte Altissimo e il Monte Baldo, ad ovest i gruppi del Brenta e dell'Adamello, a nord Trento e la cima Vigolana, a nord-est l'Alta Valsugana con il lago di Caldonazzo. Libro di vetta dove adesso lo spogliamo, cerchiamo un posticino per lasciare la nostra firma. Lasciamo il becco di Filadonna e scendiamo alla Croce. Siamo scesi alla Croce in Ferro sotto il becco di Filadonna, eretta dalla SAT di Centa nel 1961. Altro punto panoramico strepitoso, forse ancora più aperto verso nord, e poi con una giornata così limpida si vede tutto. Ci godiamo il momento e poi ritorniamo sui nostri passi in direzione Bus delle Zole. Siamo ritornati al Bus delle Zole. Qui abbandoniamo il segnavia 442 e imbocchiamo un sentiero non numerato che ci farà arrivare alla cima Cornetto di Folgaria, passando per due cime intermedie, la terza cima e la seconda cima. Il percorso rimane prevalentemente in quota ed estremamente panoramico per tutto il percorso. Raggiunta la terza cima, siamo a 2018 metri di quota, alle nostre spalle il becco di Filadonna, facciamo una sosta rapida e proseguiamo verso la seconda cima. Qui ci ricongiungiamo col sentiero 425. Ci troviamo alla seconda cima e proseguiamo verso cima Cornetto di Folgaria. Arrivati in questo punto proseguiamo sul sentiero 425 in direzione del Cornetto di Folgaria, poi ritorneremo a questo bivio per prendere il segnavia 439 direzione Valico della Fricca. Uno spettacolo! Siamo arrivati a cima Cornetto di Folgaria. Qui si trovano due muretti semicircolari con delle targhette metalliche che indicano le cime che si vedono. Praticamente una mappa in pietra. Sicuramente vale la pena fermarsi a leggerle con attenzione. Inoltre da quassù vediamo gran parte dell'itinerario che abbiamo fatto oggi. Ora ritorniamo sui nostri passi e iniziamo il percorso di rientro verso la località Sindek. Ora scendiamo per il sentiero 439.
Siamo arrivati in località Pralongo. Discesa finita. Siamo in località Ponte delle Zente sulla strada della Fricca. Ora non ci rimane altro che percorrerla verso nord per circa 800 metri per fare ritorno in località Sindek, il nostro punto di partenza. Abbiamo terminato il giro ad anello sul gruppo della Vigolana, con una giornata soleggiata e splendidi panorami. Questo giro non presenta difficoltà tecniche particolari, ma richiede allenamento. Sono circa 1200 metri di dislivello positivo su un percorso di 11 km. La consigliamo ad escursionisti che amano i percorsi in quota e soprattutto panoramici. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!